E salve a tutti ragazzi, benvenuti al nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode. Oggi è arrivato il momento di CMLL Ring of Honor All Elite Wrestling Fantastica Mania, signori. Seconda edizione di questo evento speciale a 3 federazioni, organizzato in particolar modo dal CMLL, con la partecipazione speciale di AEW e Ring of Honor, qui all'Arena Messico, proprio la cattedrale della lucha libre messicana. Seconda edizione, come dicevo, di questo evento. Se non l'avete visto vi consiglio di andare a recuperare quello dell'anno scorso perché è stato molto bello. Lo trovate nella playlist Best of 2025-2026, che è quella dedicata al meglio, alle cose migliori della scorsa stagione, ovvero della nostra seconda stagione. Questa è la terza. Eccoci qui ragazzi, atmosfera fantastica come sempre qui all'Arena Messico, la cattedrale della lucha libre. E eccolo qui ragazzi, The Phenomenal AJ Styles. Allora, per iniziare, l'opener di stasera prevede un 3 contro 3 Tornado Tag Team Match, ovvero senza cambi. E praticamente è un Team Ring of Honor contro Team CMLL. Weighing in at 218 pounds, the phenomenal AJ Styles! E come dicevo, insomma, avremo questo 3 contro 3 con 3 rappresentanti della Ring of Honor e 3 del CMLL per iniziare un 3 contro 3 in pura tradizione messicana, come è tanto amato in Messico. Ora, scusate se taglio un attimo gli ingressi, ma perché comunque devono entrare 6 wrestler e non c'è per nessuno un ingresso tutti insieme, se no poi chiaramente come sempre dal prossimo match lasciamo tutti gli ingressi. Però ecco qui Ricochet anche. 190 pounds, Ricochet! Altro grande rappresentante della Ring of Honor che sta per entrare insieme a AJ Styles e Ricochet è proprio The Psycho Killer, Tommaso Ciampa. È proprio lui ragazzi. And representing DIY from Milwaukee, Wisconsin, weighing in at 201 pounds, Tommaso Ciampa! Team Ring of Honor, che questa sera si è chiaramente organizzato in modo speciale per affrontare il team del CMLL, ha finito i suoi ingressi e ora è il momento dei rappresentanti del Consejo Mundial de Lucha Libre. E ecco qui lo stregone e Cicero, Weighing in at 208 pounds, Zero! che abbiamo già visto all'opera, tra l'altro lo stregone ultimamente in Ring of Honor. Sapete, la Ring of Honor è un po' una casa, cioè sono diverse dalla Ring of Honor, però è normalizzato, diciamo, la presenza di ospiti speciali. E ecco qui anche Dragon Lee, ex WWE, Weighing in at 165 pounds, che è arrivato insieme a Lella Dragon Lee! proprio in questa stagione. Lui che è stato, tra l'altro, si rincontra con Ricochet, stavolta come avversari loro che nella scorsa stagione sono stati campioni di coppia in WWE. Ed ecco l'ultimo ingresso del team CMLL, il team messicano. E ecco che entra Santos Escobar. Legado del Fantasma from Mexico City, Mexico, weighing in at 200 pounds, Santos Escobar!
E ragazzi, ci siamo allora, opener qui all'Arena Messico per questa fantastica Mania 2026, evento organizzato in collaborazione con CMLL, Ring of Honor e All Elite Wrestling. Inizia questo incontro, Team Ring of Honor da una parte, Team CMLL dall'altra. Team Ring of Honor, ricordiamolo, composto da AJ Styles, Ricochet e Tommaso Ciampa, mentre dall'altra parte abbiamo Esi Zero, Dragon Lee e Santos Escobar. Sarà un match probabilmente ad alto tasso di spettacolarità e di tecnica, infatti penso sia un ottimo modo per iniziare questa fantastica Mania 2026. Non solo, ripeto, per rispettare la tradizione messicana, come rispetteremo anche più avanti nel grande main event di stasera, che avrà il titolo più importante del CMLL, quello mondiale dei pesi massimi, detenuto ancora al momento da Eddie Guerrero, il 2 volte campione CMLL dei pesi massimi della nostra US Mode, contro Rey Mysterio, che anche lui ha lasciato la WWE. Questa stagione è stato uno dei tanti in realtà che ha lasciato la WWE, chi si è casato in New Japan, chi si è casato in CMLL, chi si è casato nei W, Ring of Honor e via dicendo. E comunque Rey Mysterio, che ha firmato per il CMLL, vero capoeroe del Messico, e avremo un match ovviamente al meglio delle due cadute, anche questa è una tradizione messicana, ma tanti titoli, come spero avete visto dall'intro, dalla card, no? Si vede proprio appena startata il video, tanti match titolati, addirittura 3 titoli della Ring of Honor in palio, titolo mondiale dei pesi massimi IWGP, il titolo più importante della New Japan Pro Wrestling, con un New Japan contro i W, un Kota Ibushi contro Kenny Omega. Poi abbiamo più avanti un CMLL contro i W, cioè Mistico contro Will Ospreay. Avremo il match per i titoli di coppia femminili con Mariah May e Jamie Hater, che difendono dall'assalto del Sister of Sin, Julia Hart e Sky Blue. Insomma, avremo davvero un bel po' di roba molto interessante. Ha tutte le carte per essere un Fantastica Mania anche migliore della nostra prima edizione dell'anno scorso. Tanto ovviamente dopo questa piccola introduzione possiamo iniziare a commentare come si può commentare un match così caotico, pieno d'azione, dove come sempre io, a costo di ripetermi, vi consiglio sempre di focalizzarvi su quello che sull'azione che più vi interessa, perché qui abbiamo avuto tra l'altro fantastico, questo volo di Ricochet e 10 Styles, ma Santos Escobar dice no. Qui si scontrano fortunosamente sul ring. Ecco, niente, stavo per dire sono rimasti, ma era entrato anche Ricochet. Invece Styles, ottimo rappresentante di questa Ring of Honor, lui infatti alla fine della scorsa stagione ha sconfitto Kyle Fletcher e ha vinto il titolo della Ring of Honor, un titolo che ha mantenuto sconfiggendo Shinsuke Nakamura a Ring of Honor The New Beginning, proprio l'evento che ha inaugurato il nuovo rilancio della Ring of Honor nella nostra Universe Mode. E poi però a pezzo nel pay per view Death Before Dishonor della Ring of Honor, appunto contro Kurt Angle. Santos Escobar intanto contro tutti Santos, ragazzi. Prima stand Jay, Tommaso Ciampa, poi Jay, poi di nuovo Ciampa. Siete qui, forse 3 German Suplex. Sì, attenzione. Oh, e cambia. Mamma mia, che battaglia questa tra Ring of Honor e CMLL. Vinceranno gli eroi di casa, quelli i messicani del CMLL, oppure gli stranieri della Ring of Honor?
Attenzione Dragon Lee, proprio sul suo ex compagno di tag team Ricochet, a segno. E potrebbe andare per lo schienamento. No, non va per lo schienamento Dragon Lee. Attenzione, e si serio su AJ Styles. 1, 2 e AJ dice no. Attenzione Dragon Lee, che mossa pazzesca. Continua questo parapiglia, ora si è spostato completamente fuori dal ring, qui all'Arena Messico, la cattedrale della lucha libre messicana, la casa del CMLL, la casa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Attenzione, Cicero fuori dal ring, è devastante perché l'impatto è più duro, è distrutto Jay alla schiena. Tanto Dragon Lee dall'altra parte ha lanciato Ricochet con sui gradoni d'acciaio. Attenzione. Ragazzi, alto spettacolo questo match tra il team Ring of Honor e il team CMLL. Attenzione Santos Escobar, Mexican Destroyer, a segno su Ricochet, ma c'era subito Jay pronto a intervenire. Oh, che mossa su Santos Escobar. Attenzione perché Dragon Lee è pronto, ma anche Ciampa è arrivato. Che mossa su Ciampa, però AJ Styles lo prende. Mamma mia, Tommaso Ciampa su e Cicero, potrebbe essere la fine. 1, 2. E Cicero resiste il capitano del team CMLL. Tanto Ricochet prova a schienare il suo ex tag team partner, ma niente da fare. Attenzione, AJ Styles sta preparando una Styles Clash, ma Santos Escobar ribalta. Però c'è Ricochet, mamma mia, che incontro ragazzi, che opener pazzesco. Come piace in Messico, ma come piace anche a noi. Ricochet vola in maniera fantastica, batte Santos Escobar. Tanto sangue in AJ Styles. Attenzione, e Cicero su AJ Styles, il backbreaker devastante, ma c'è Ricochet e qui c'è Santos Escobar che interrompe lo schieramento su Dragon Lee. Attenzione, Tommaso Ciampa, no, ribalta Escobar, grande condizione oggi per Escobar.
Oddio, c'è Dragon Lee fuori da ring che sta pestando tutti e due. Che mossa! Che falconero! 1, 2, 3. Santos Escobar mette a segno lo schienamento decisivo su AJ Styles e consegna la vittoria al team CMLL. La vittoria, ragazzi, per gli idoli di casa, per i messicani che hanno sconfitto gli statunitensi del team Ring of Honor, e inizia subito in festa la serata per noi e per i fan chiaramente di casa che vedono i loro tre beniamini vincere questo incontro. E allora, ragazzi, direi che siamo pronti a passare subito al prossimo match. Primo incontro titolato di una bella serie in questo pay-per-view interbrand, primo pay-per-view interbrand a più federazioni della nostra season, senza considerare ovviamente WWE AEW WrestleMania, che è l'evento con cui abbiamo iniziato tutte le nostre season. Attacchi quello, se non avete visto, raga, vi consiglio di andare a operare, come i pay per view che magari non vi siete visti delle passate stagioni o di questa stagione. Tanto sul mio canale ci sono le playlist proprio dedicate a tutte e tre le stagioni. Le prime due playlist sono un best of, cioè hanno tutti i pay per view e un meglio delle migliori puntate settimanali di WWE Raw, WWE SmackDown e WWE Dynamite, Collision. Lo sapete, io alla fine della season, della stagione, quando finisco la stagione, faccio un best of, togliendo magari le puntate settimanali meno interessanti che sono state per sfoltire anche, tanto raga, cioè le cose importanti sul pay-per-view, poi capisco uno magari se le vuole seguire seguendo le puntate settimanali e tutto il resto, perché per arrivare a vedere la costruzione di certe cose, però poi quando la stagione finisce, e di solito sapete ci metto 10 mesi, a volte anche un anno, giustamente. Però ecco qui che entra Ilya Dragunov, il direttore d'orchestra, nonché il campione nordamericano della Ring of Honor, un titolo che lui ha vinto strappandolo a Tommaso Ciampa, primo campione di questo titolo, che ha debuttato quest'anno, titolo nordamericano della Ring of Honor. Ecco che entra il russo nato in Germania, Ilya Dragunov, maestro della Torpedo Mosca, ma anche dell'H-Bomb. Accolto decisamente bene qui in Messico Ilya Dragunov. E ora è il momento dello sfidante, il cyborg svizzero Claudio Castagnoli, rappresentando i Death Raiders. Eccolo qui Claudio Castagnoli, ex 2 volte campione di coppia della All Elite Wrestling insieme a Pac in entrambe le occasioni. Castagnoli, due se ne sono fatte abbastanza nelle puntate della Ring of Honor che abbiamo portato questa stagione. E quale migliore occasione questa per mettere appunto per vedere il match decisivo tra questi due, quello che concluderà la faida, nonché appunto match valido per il titolo nordamericano della Ring of Honor. Claudio Castagnoli, questo è un Ring of Honor contro AEW match, perché è vero che la rivalità è stata portata avanti nelle puntate della Ring of Honor, però come sapete Claudio Castagnoli è un wrestler attivissimo in All Elite Wrestling. Con la grafica ci
ci ricorda che questo match è valido per il titolo nordamericano della Ring of Honor. From Lucerne, Switzerland, weighing in at 232 pounds, CeeLo Dio. Castagnoli! Ah, proprio lui. And his opponent from Moscow, Russia, weighing in at 187 pounds, the Ring of Honor Northern Champion, Ilya Dragunov. Veramente acclamatissima l'Arena Messico oggi, Ilya Dragunov. E allora ragazzi, arbitro che alza la cintura al cielo. Direi che questo match quindi può iniziare, signori. Ilya Dragunov contro Claudio Castagnoli, titolo della Ring of Honor in palio. Inizia il match. Subisce tosto il campione nordamericano questo inizio contro Claudio Castagnoli. Attenzione, vola, mamma mia. Un Twisted European Uppercut dalla seconda corda, il volo, tanta roba. Attenzione perché ora Ilya Dragunov non ci sta a subire, è arrivato il suo momento, dice colpisce Claudio, no. Testa che va a sbattere, sanguina Castagnolis. Sì. E poi gli struscia proprio sulla ferita le corde. Serie di chop di Ilya. Indeciso sul da farsi qui. E infatti subisce questo springboard crossline. 1. Attenzione, prova con questa sleeper hold, ma rope break tocca le corde Claudio. Bisogna dare regolamento, bisogna interrompere sia lo schieramento o in questo caso la manovra di sottomissione. Si rialza un po' lento in questo avvio secondo me Ilya Dragunov dal punto di vista della reazione, poco reattivo, deve un attimo svegliare il russo, il campione nordamericano, se vuole uscire dall'arena ancora con la cintura. Attenzione, serie di colpi ora di Ilya. Se lo carica. Attenzione Ilya Dragunov. Forse è pronto per la torpedo mosca. Si carica. Castagnoli si è scansato. Sì. Era tutto pronto per la torpedo mosca, ma è andato a vuoto Ilya Dragunov. E ovviamente ne approfitta. Prova a sottomettere, attenzione, il campione nordamericano in carica. Però lo colpisce. Attenzione. DDT. Ilya Dragunov, come dicevo, ha vinto il titolo nordamericano proprio a Death Before Dishonor. Anche vero, se non l'avete visto ragazzi, vi consiglio di andare a recuperare, lo trovate tra i video in descrizione, consigliati, ma anche nelle notifiche a tendina che si sono aperte all'inizio del video, dove consigliavano tutti gli altri eventi e anche ovviamente la playlist. Come tutte le puntate, raga, lo sapete, lo faccio sempre. Ha vinto il titolo nordamericano, diceva, a Death Before Dishonor, sconfiggendo in un 3-way match
Tommaso Ciampa era il campione e Ricochet. Ora rientra sui ring Castagnoli, viene preso ancora da Dragunov. Mamma mia che serie di chop. Colpisce Claudio, lo prende, attenzione, fa sbattere la testa proprio lì, boom. Claudio che ha iniziato il match bene ma sanguinando praticamente subito. Questo potrebbe essere un problema per lui alla lunga. Ha dato un destro veramente ben piazzato in quell'occasione, in quel frangente. Ilya Dragunov si carica, Dragunov sale sul ring, si vanta Ilya, sale sul ring Castagnoli, ribalta qui, ma anche Dragunov. Bel match davvero ragazzi, questo secondo incontro di CMLL, Ring of Honor, AEW, fantastica mania qui all'Arena Mexico. Attenzione, è pronto un neutralizer, no, Ilya si tira su e colpisce Dragunov, ribalta, che colpo. Ragazzi, entrambi hanno ribaltato le mosse finali rispettive dell'avversario. Ricordiamo, Castagnoli ha ribaltato ha evitato proprio la torpedo mosca, mentre Ilya ha ribaltato la neutralizer. Certo, da questo comeback gli ha dato proprio veramente una serie di legnate incredibili e Ilya dice no. Dispera Castagnoli, pensava di chiudere l'incontro. Infuriato infatti Claudio, ma Ilya è già in piedi. Attenzione, la gara torpedo mosca a segno. E 3. Ilya Dragunov supera Claudio Castagnoli e rimane campione nordamericano della Ring of Honor. Grandissima prova per Ilya Dragunov, che ha sconfitto un avversario del calibro di Claudio Castagnoli direttamente dalla All Elite Wrestling, portando un up importante alla Ring of Honor. Bella roba. E ora ragazzi andiamo a un altro match titolato, unico titolo della All Elite Wrestling in palio stasera, titolo di coppia femminile. Le Brawling Birds, ovvero Mariah May e Jamie Hayter, contro le Sister of Sin, Julia Hart e Sky Blue, oggi orfane di tela, che ovviamente, come sapete bene, la loro storia non si fanno scrupoli a intervenire per aiutare i propri compagni, le Sister of Sin, questo trio. Ma oggi gli è stato impedito a tela di partecipare a questo evento e quindi i Sister of Sin se la dovranno cavare, scusatemi, da soli. Stavo a dire cagare, sì. Va bene ragazzi, allora primo ingresso, quella di Mariah May, ragazzi, una delle due campionesse di coppia della All Elite Wrestling, una Mariah May che in AEW ha vinto tutti i titoli disponibili, è stata campionessa mondiale in All Elite, è stata campionessa AEW TBS e attuale campionessa di coppia unica in AEW, aver ottenuto questo traguardo nella nostra Universe Mode. Representing the Brawling Brutes from London, England, one half of the All-Star Women's Tag Team Champions, Mariah May. Un antipasto che abbiamo avuto tra l'altro nell'ultima puntata di Dynamite, il main event tra l'altro, dove le Sister of Sin al completo, ovvero Tela, Julia Hart e Sky Blue,
se la sono vista appunto contro le Brawling Birds e Saya Kamitani, che ricordiamolo andrà proprio contro Tekla in quanto vincitrice dell'Owen Art Tournament per il titolo mondiale. Tekla è la campionessa, ed eccola qui anche Jamie Hayter, l'altra campionessa di coppia della All Elite, ma anche campionessa WTBS, doppia campionessa al momento. Jamie Hayter ha grande record anche perché è l'unica ad aver vinto per 3 volte il titolo di WTBS nella nostra Universe Mode. Un palmarès di tutto rispetto. Due inglesi cariche. Jamie Hayter, la Jamie Hayter che è una situazione molto intricata per il prossimo pay per view della All Elite Wrestling, ovvero il W Dynasty, perché ha, diciamo, da fare i conti con una doppia minaccia, quella rappresentata da Willow Nightingale e da Kairi Sane, la Pirate Princess, che ex WWE, che come sapete ha iniziato quest'anno in All Elite Wrestling il suo percorso a pochissimo, visto che siamo nel suo stagione. E eccole qui ragazzi, le Sister of Sin, Julia Hart e Sky Blue, che fanno il loro ingresso, loro che sono già state insieme campionesse di coppia della All Elite Wrestling. Un regno poi terminato per mano di Chelsea Green, Piper Niven, in un match multiplo a più coppie. Poi a loro volta Chelsea Green e Piper Niven, che tra l'altro erano già state campionesse ragazzi, hanno perso i titoli proprio contro le Brawling Birds qui presenti, e una Scablo e Julia Hart che possono raggiungere il record proprio di Chelsea Green e Piper Niven, vincendo per 2 volte il titolo di coppia della All Elite Wrestling. Sono cariche, purtroppo ricordiamo, cioè purtroppo per loro, per fortuna per gli avversari e per la giustizia dell'incontro in generale, orfani di Tekla quest'oggi. Con la grafica ci ricorda che questo match va di coppia della All Elite Wrestling. Cinture alzate al cielo. E allora direi che possiamo iniziare. Brawling Birds contro Sister of Sin. Promessa importante anche per Julia Hart, che è stata campionessa TBS, campionessa di coppia appunto su Sky Blue e anche ex campionessa della Ring of Honor. Un match interamente AEW, anche se avete visto che Sky a Death Before Dishonor, cioè io Sky a Sky Blue, scusatemi, a Death Before Dishonor e a prima è a Ring of Honor The New Beginning. Mamma mia ragazzi, che crossbody dalla terza corda, proprio si è lanciata su Julia Hart. Nel momento le Brawling Birds sembrano essere in vantaggio, più o meno in realtà, più o meno. Lanciata dentro il ring Jamie Hayter, arriva Mariah May. Oh, questo Julia Hart va a menare anche Mariah May.
Non so perché sta vibrando ogni cosa. Evidentemente erano i colpi troppo potenti di Sky Blue. Sì, è tipo Hulk, no? Che colpisce e vibra il terreno. Va bene. Allora, Julia Hart buttato sul ring. Ora le Brawling Birds stanno menando Sky Blue. Qui si è lanciato Julia Hart veramente a casaccio, veramente a vuoto. Julia Hart che è molto meglio nel videogame che nella vita reale, come ovviamente intendo come valore da pro wrestler. Sì, ovviamente il ritmo è alto, non c'è un momento, non c'è proprio un momento per tirare un respiro. Classico match, come si dice, come si usa a dire in gergo, che se sbatti le palpebre ti perdi una parte d'incontro. Se sbatti un attimo le palpebre. Che mossa, ragazzi, di Mariah May su Sky Blue, distrutta a terra. Poi Mariah May lancia anche Julia Hart. Al momento sembrano in vantaggio le Brawling Birds, però ovviamente nel wrestling che conta la fine. Jamie Hayter e Mariah May hanno un dato interessante statistico, ovvero che da quando sono diventate campionesse hanno difeso 2 volte la cintura in eventi non 100% AEW, anzi in uno proprio della Ring of Honor, Death Before Dishonor, dove hanno sconfitto Katana Chance e Kaden Carter. E qui Fantastica Mania, evento del CMLL, Ring of Honor ed AEW. Attenzione, che mossa su Mariah May, potrebbe essere una buona occasione. 1, 2, oh, Mariah dice no. Questa è un'occasione buona perché gran match, davvero gran match. Attenzione, Jamie Hayter, Falcon Arrow su Julia Hart, ma arriva Sky Blue. Mancano sui ring Jamie Hayter e Sky Blue, mentre quelli da ring Mariah May e Julia Hart si menano di Brooks. Attenzione, poi c'è pronto una Hayter Aid su Sky Blue, a segno, potrebbe essere la fine. 1, 2 e Sky Blue resiste. Mariah sulla terza corda, ma c'è Sky Blue, va a vuoto, era troppo vicino, si è voluta lanciare uguale Mariah May. Attenzione, 2 contro 1, neckbreaker intanto su Mariah May, evita il pestone di Jamie Hayter, non il calcio però, ma ritorna Julia Hart. Neckbreaker. Attenzione, prova lo schienamento, potrebbe essere la fine. 1, solo 1, attenzione la gara di Julia Hart. Momento decisamente positivo per le sfidanti. Gran match, ragazzi, gran match di coppia questo, tutto targato AEW. L'unico, ovviamente. Ovviamente in AEW è di supporto a questo evento, principalmente CMLL e Ring of Honor. CMLL che ricordiamo ha vinto l'opener, dove il team CMLL, composto da Cesaro, Dragon Lee e Santos Escobar, ha sconfitto il team Ring of Honor, composto da AJ Styles, Tommaso Ciampa e Ricochet.
attenzione Julia Hart, cosa vuol fare? La sua terza cosa si può lanciare su Mariah May? No, si sa, attenzione, sì. Pronto a volare e vola! Mamma mia che crossbody su Mariah. Testa che va a sbattere contro il ring. Julia Hart, ma attenzione, è pronta per una Mayday, potrebbe essere il momento decisivo. Prova lo schienamento, attenzione qui. 1, 2 e si lancia Julia Hart. Non è stata vista, Jamie Hayter doveva fare buona guardia. È stata a guardare la sua compagna, attenzione, una seconda Mayday su Sky Blue. No dai, stavolta è la fine. Julia Hart si rimette in piedi, attenzione. Mariah May non la schiena infatti perché l'ha vista. Momento di certezza e Sky Blue ha reagito. Mamma mia, attenzione qui. Julia Hart, no. Brainbuster su Sky Blue. Attenzione. Potrebbe essere la fine, 1, 2 e JB dice no. Mamma mia che match valido con i titoli di coppia della All Elite Wrestling. Mariah May e Jamie Hayter contro Julia Hart, Sky Blue, Brawling Birds contro Sister of Sin. Calcione di Mariah May che è rimasta sul ring con Julia Hart. Testa che va a sbattere Jamie Hayter contro il paletto. Prova lo schienamento, attenzione Mariah May. Ma Sky Blue l'ha vista e interviene, attenzione perché no. Fatto dire, Sky Blue poteva fare una mossa finale all'improvviso, ma Mariah May ha ribaltato. Colpisce Sky Blue, poi colpisce anche Giulia, ma no, Giulia dice no. Boom! E poi evita il calcione di Jamie, ma attenzione la Hayter! Haterade! Potrebbe essere la fine! Ma no, a Mariah May doveva schienarla, doveva farla schienare a Jamie Hayter. Errore qui, perché poteva essere il momento decisivo. Forse la vuole schienare ora, attenzione. Va a schienare qui. 1, 2... Jamie, più che altro viene interrotta da Julia Hart che in una frazione di secondo è riuscita a salvare capra e cavoli. Attenzione Julia Hart. Oh, Sky Blue. Prova lo schienamento ora. 1, 2. Oh, Mariah May dice no. Che match ragazzi, 5 stelle piene, decisamente meritate. Come sta iniziando questa fantastica mania. Mamma che mossa di Sky Blue. Potrebbe essere la fine, perché Jamie Hayter è stata messa KO. No, dice di no. Ma c'è il secondo schienamento. 1, 2 e anche Jamie Hayter dice no. Mamma mia che incontro ragazzi, che match. Quindi Julia Hart va per la sua mossa. È in pericolo Jamie e Jamie cede. Jamie cede, abbiamo delle nuove campionesse di coppia in All Elite Wrestling, le Sister of Sin, Julia Hart e Sky Blue. Women's Tag Team Champions, The Madness. Raggiungano Chelsea Green e Piper Niven come
coloro che hanno vinto più volte i titoli di coppia, 2 volte. Bella vittoria che per Julia Hart e Sky Blue, che riconquistano le cinture, così ritornano a essere tutte cinturate le Sister of Sin, con Tech la campionessa mondiale W. Ragazzi, ma che meccione! Questo non so se è stato il mio preferito, ma sì, devo dire di sì, per il momento sì. Cioè, fatemi sapere nei commenti come sempre, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, qual è il vostro preferito. Però, prossimo incontro ragazzi, CMLL contro AEW. Vedremo se il CMLL riuscirà a vincere ancora, come ha fatto nell'opener con il team CMLL che ha sconfitto il team Ring of Honor. Mystico contro The Assassin, Will Ospreay, qui a CMLL, Ring of Honor, AEW, Fantastica Mania 2026. Una di casa, Mystico, ma molto apprezzato anche Will Ospreay qui in Messico. Io intanto vado in bagno mentre vi lascio con gli ingressi dei 2 contendenti di questo CMLL vs AEW match. Arrivo subito ragazzi. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Mexico City, Mexico. Weighing in at 228 pounds, Mills Tyson. And his opponent from England, weighing in at 231 pounds, Will Osborne. Ed eccomi qui ragazzi, scusatemi, ci ho messo un attimino più del previsto. Quindi è iniziato il match Will Ospreay contro Mystico, uno scontro tra AEW e CMLL. Un Mystico abbiamo visto specialmente l'anno scorso in vari eventi interbrand, anche nel famoso Triple Crown Tournament, l'evento torneo a 5 federazioni di WWE, AEW, New Japan, CMLL e Ring of Honor, che abbiamo portato in 5 episodi e che trovate nella playlist della scorsa stagione 2025-2026. Guardate Mystico, che spettacolo!
attenzione, Mistico è pronto per... mamma mia, che pazzesca super tornado di DT. Cioè, è super perché è bella, non super perché è stata fatta la terza corda, come spesso si usa nelle mosse di wrestling. Ha battuto qui Will. Spanish Fly, pazzesca. Uno. Solo uno, ragazzi. Attenzione, è pronto per la mistica. Veloce sottomissione. Ma Will Ospreay con gran classe l'ha evitata. Attenzione Will Ospreay. Prova lo schieramento. Che mossa, tra l'altro sanguina anche Will Ospreay. Continua a colpire Mistico. È il misterioso Mistico. Attenzione Will Ospreay. Carico. Hidden Blade a segno, ragazzi. Tra i fischi del pubblico, e chiaramente per ovvi motivi è tutta per Mistico. E questa Hidden Blade è tosta, potrebbe essere finita per il luchador messicano. 1, 2. Mistico dice no. Ragazzi, era stato colpito sodo da una Hidden Blade di Will Ospreay. Attenzione, porta a volare Will. E vola Will Ospreay. Wow, potrebbe essere la fine. 1, 2 e 3. Will Ospreay sconfigge Mistico. L'AEW batte il CMLL. Grande vittoria per Assassin Will, che batte l'idolo di casa Mistico. Una vittoria che mette ancora più un'ottima carreggiata a Will, considerato che quando è stato, non nell'ultima ma in quella ancora prima, nella prima ancora puntata di Dynamite, è riuscito a battere Jon Moxley, quindi si alzano sempre di più le quotazioni per lui. Andiamo ora al prossimo match, perché adesso entriamo nella serie di incontri titolati consecutivi e andiamo con il titolo femminile della Ring of Honor, il titolo più importante della divisione. Io Sky difende il suo titolo dall'assalto di Billy Starks. The following contest is scheduled for one fall and is for the Ring of Honor Women's Championship.
E fa il suo ingresso per prima proprio la campionessa della Ring of Honor, The Genius of the Sky, Io Sky. È proprio lei, ragazzi, ex WWE, lo sapete, l'anno scorso. Io Sky molto girovaga nel nostro Vote, perché nella prima stagione è stata in New Japan, nella seconda in WWE, adesso è arrivata in Ring of Honor, ha anche lottato però per il titolo mondiale dell'Elite Wrestling contro Tecla, tra l'altro nell'ultimo pay per view AEW Full Gear, che voi lo trovate ovviamente nei video in descrizione. Una Io Sky che è anche un'ex campionessa mondiale della New Japan Pro Wrestling. Io Sky che per diventare campionessa della Ring of Honor ha sconfitto Maika, la connazionale, a Ring of Honor The New Beginning, il lancio come fatto della Ring of Honor all'inizio di questa stagione. Poi ha difeso con successo la cintura nel pay per view Death Before Dishonor contro Sky Blue. Tra l'altro stasera è diventata campionessa di coppia per la seconda volta con Giuliano. Eccola qui, ragazzi, la sfidante Billie Starkz. Billie Starkz che è un'ex campionessa di coppia della All Elite Wrestling insieme a Athena, e è, diciamo, un simbolo della divisione femminile della Ring of Honor, presente nel primo lancio durante la prima stagione, più volte a rappresentare la Ring of Honor anche alla Triple Crown Tournament, ma una Billie Starkz a cui manca proprio quella cintura, proprio la cintura della Ring of Honor, attualmente detenuta da Io Sky. Ha avuto più di un'occasione in 3 stagioni per vincere la cintura, per il momento non ce l'ha fatta, ne ha avute 2 se non sbaglio, contro Tina, se non sbaglio contro la stessa Maika, ma dovrei andare a vedere. E ora questa è un'altra occasione, una Billie Starkz che per essere qui ha sconfitto Alexa Bliss proprio in un number 1 contendership match per questa cintura, ovviamente, che abbiamo visto in grafica ora passare a Death Before Dishonor. Introducing the challenger from Louisville, Kentucky, Billie Starkz. Carico il pubblico per Billie Starkz, c'è da dire. And her opponent from Tokyo, Japan, the Ring of Honor Women's Champion, Io Sky. Accolta non bene Io Sky oggi all'Arena Messico. Succede, può succedere. L'arbitro che alza la cintura più importante della divisione femminile in Ring of Honor. E allora direi che questo match può iniziare. Io Sky, la campionessa, Billie Starkz, la sfidante. Inizia il match. DDT prova subito lo schienamento. Uno, ovviamente se lo aspettava anche Billie Starkz, ma voleva dare un certo tipo di messaggio, sicuramente. Inizia, è stato bene Billie Starkz, difficoltà, la Genius of the Sky, Io Sky. A vuoto qui il tentativo di Shining Wizard di Billie Starkz. E ora è il momento di Io Sky di far vedere perché è lei la campionessa della Ring of Honor e non Billie Starkz, in questo momento almeno. Volo di Io Sky a segno. Arbitro conta. Sale su ring Io Sky. Momento, giustamente ha preso il momento giusto Billie Starkz.
Colpisce sodo in questo avvio Billy. Boom. Si rialza Io Sky. Più veloce Billy Starks però. Anche se è un'offensiva un po' disordinata. Non troppo però un pochetto sì. Dovrebbe concentrarsi su un paio di punti del corpo per massimizzare gli effetti, i danni. Ora Io Sky ritorna. Boom. Sbatte la testa di Billy Starks. Calcione. Wow. Classe di Io Sky. DDT anche. Difficoltà Billy Starks, la sfidante. Attenzione Io Sky. Cosa vuol provare? Attenzione. Una Spanish Fly dalla terza corda. Mamma mia, che spettacolo. Che spettacolo Io Sky. Attenzione, è pronta per il suo moonsault fantastico a segno. 1, 2, no. Billy Starks dice no. Picchia come un drago Io Sky. Deve invertire il trend Billy Starks se vuole vincere la cintura. Lanciata contro i gradoni d'acciaio anche. Subisce forte. Ancora sulle gambe di Billy Starks per limitarne la mobilità. L'arbitro continua a contare. Calcione di Billy. Vediamo se dovrò intervenire per far entrare. Siamo a 7. Si vanta Billy Starks, ma nel momento proprio più sbagliato. Attenzione però, ribalta Billy. Oh, ha vuoto questo colpo. Ancora però l'iniziativa. Serie di gomitate, si libera Io Sky. Indeciso sul da farsi. Alla fine la lancia. Billy subisce. Un Io Sky che, come ricordavo durante l'ingresso, ha avuto nell'ultimo pay per view AEW Full Gear un'occasione ghiotta. Infatti abbiamo avuto la campionessa della All Elite Wrestling Tecla contro la campionessa della Ring of Honor Io Sky in un match valido per il titolo della All Elite Wrestling, ma non è riuscita a vincere. Altra difesa con successo di Tecla. Qui Billy Starks ha evitato il moonsault tipico di Io Sky. Ottimo per lei, ma deve reagire, che se si beccava quel moonsault era finita, ma non è detto che non sia finita a breve. Attenzione, Billy colpisce. Gola che va a sbattere contro le corde. Potrebbe essere la fine del match. 1, 2, 3. Io Sky sconfigge Billy Starks e mantiene il titolo della Ring of Honor. Here is your winner, and still the Ring of Honor Women's Champion, Io Sky! Grande difesa per Io Sky, niente da fare per Billy Starks, che ha perso anche questa occasione di diventare campionessa. E via ragazzi, uno dei match più attesi
della card, perché è vero che questo evento è simile con Ring of Honor, con AEW, però come sapete chiaramente all'altra federazione di cui facciamo eventi interbrand e che ha il grande rapporto di collaborazione è proprio la New Japan Pro Wrestling. Infatti New Japan ha inviato Kota Ibushi, il suo campione mondiale dei pesi massimi, per difendere la cintura contro Kenny Omega della All Elite Wrestling. Ragazzi, un match secondo me spaziale, signori. L'ultima volta, se vi ricordate, avevamo visto il titolo dei pesi massimi ai WCP difeso durante le giornate del Triple Crown World Tournament con Kota Ibushi, che è diventato campione e che è ancora campione tutt'oggi, sconfiggendo Keiji Muto, The Great Muta. E allora ragazzi, iniziamo questo incontro, grandissima occasione per The Cleaner Kenny Omega di diventare campione mondiale della New Japan Pro Wrestling. Non è il primo match che vediamo tra wrestler di federazioni diverse con titolo in palio, l'abbiamo visto ben più di una volta nel nostro Universe Mode nel corso delle 3 stagioni. Un titolo anzi dei pesi massimi WCP che è già stato vinto da 2 atleti della All Elite Wrestling, in particolare appunto Bryan Danielson e poi Adam Copeland, che si sono proprio passati la cintura, e poi il titolo ha preso di nuovo, ah no, sono 3, scusatemi, sono 3 Adam Copeland, poi il titolo è tornato di nuovo in Elite Wrestling più avanti nella seconda stagione, con John Moxley. Poi il titolo è ritornato in Elite Wrestling, in New Japan Pro Wrestling, scusatemi. Tanto è carichissimo The Cleaner Kenny Omega, che tra l'altro ha 2 occasioni importanti, non solo questa ma anche il prossimo pay per view della All Elite Wrestling, che come sapete, se seguite le puntate settimanali, c'è anche nell'ultimo pay per view. Hanno sconfitto il nuovo Art Business formato da Bobby Lashley e Swerve Strickland, diventato il number 1 contender per i titoli di coppia. Un mega incontro di coppia veramente bello, con una coppia Kenny Omega e Hangman nata in realtà così per fare un solo match, ma poi con la storia dell'Art Business è andata avanti e si affronteranno appunto contro Sami Zayn e Kevin Owens per i titoli di coppia a AEW Dynasty. Ma ecco qui il campione dei pesi massimi della New Japan Pro Wrestling, Kota Ibushi. Proprio lui. Kota Ibushi, che attuale campione dei pesi massimi della New Japan Pro Wrestling, è arrivato anche in semifinale, ricordiamolo, del Triple Crown World Tournament, rappresentando chiaramente la New Japan Pro Wrestling, e ora è qui questa grande difesa che io non vedo l'ora di vedere, signori. Carichissimo Ibushi, e arriva la grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo più importante della New Japan Pro Wrestling, il titolo dei pesi massimi IWGP. Introducing the challenger from Winnipeg, Manitoba, Canada, weighing in at 218 pounds, Kenny Omega. Carico il cleaner, che saluto al pubblico. And his opponent from Japan, weighing in at 206 pounds, the International Grand Prix World Heavyweight
Kota Ibushi. Finisco io la frase per lei. Guarda Ibushi la cintura. Kenny Omega potrebbe essere, come ho detto prima, il quarto wrestler della All Elite Wrestling a portare il titolo maschile della New Japan, perché vorrei ricordare è già successo 2 volte anche col titolo femminile, con Toni Storm nella nostra prima stagione e con Becky Lynch nella seconda stagione. E ragazzi, iniziamo e godiamoci questo match qui a CMLL, Ring of Honor e W Fantastica Mania all'Arena Messico, cattedrale della luce libre. Match valido per il titolo mondiale di pesi massimi IWGP, Kota Ibushi contro Kenny Omega. Che inizio ragazzi. Boom! Sit down powerbomb. Uno. Solo uno. Attenzione, la pistola. Serie di gomitate. Aveva sbagliato il momento ma si è ripreso bene. Difficoltà a questo inizio per Kota Ibushi. Serie di gomitate anche per Kenny. Anche su Kenny. Body slam. Proprio lo schienamento. Boom! Mamma mia che Dragon Suplex fuori dal ring dove fa più male. Che inizio ragazzi. Che inizio. Attenzione, l'ha preso al volo per una One Wing Angel, incredibile. L'ha preso proprio al volo mentre stava facendo un'acrobazia Kota. Mamma mia. Kenny Omega. Sono carico Kenny. Messi dropkick. Ribalta qui Kota Ibushi, respinge Kenny, si rialza Kota, attenzione qui, mamma mia che mossa di Kota, che match ragazzi, e va Kenny, evita Kota Ibushi. Prova ancora lo schienamento, attenzione qui, uno, solo uno. Respinge Ibushi. Oh, boh, mamma mia, che DDT sull'Apro Ring con lo slancio, poi serie di colpi alla faccia, lanciato dentro il ring Kenny Omega, si rialza però abbastanza in fretta,
Si carica anche Kenny. Ibushi. Springboard. Dropkick. Attenzione Kenny. Evita il tentativo di One Winged Angel. Il secondo. E poi cosa? Evita anche Kenny Omega. Prova ancora la One Winged Angel. Attenzione, potrebbe essere la fine. One Winged Angel. 1, 2 e 3. Kenny Omega sconfigge Kota Ibushi e diventa il nuovo campione mondiale dei pesi massimi IWGP. Titolo mondiale per Kenny Omega, il primo nella nostra Universe Mode. Kenny Omega, ragazzi, che trionfo per lui. Finisce il regno di Kota Ibushi, titolo dei pesi massimi IWGP, torna in AEW, chissà per quanto tempo prima di tornare in Giappone, perché tanto accadrà come sempre. Ma grande vittoria di Kenny Omega, che aggiunge il titolo mondiale dei pesi massimi IWGP nella sua, diciamo, nel suo palmarès. Ora, ragazzi, andiamo con il titolo mondiale della Ring of Honor, il titolo massimo. Kurt Angle, l'eroe olimpico, difende dall'assalto di LA Knight, signori, qui a Fantastica Mania, qui all'Arena Mexico. The following contest is scheduled for one fall and is for the Ring of Honor Championship. Eccolo qui, LA Knight, ragazzi, l'ex WWE e anche ex AEW, attualmente è arrivato a Ring of Honor in questa stagione. Si è subito messo in mostra, sconfiggendo tra l'altro, visto che abbiamo promosso di più i Ring of Honor questo evento, anche perché c'erano più match da Ring of Honor rispetto che negli show della AEW, un LA Knight che ha sconfitto due messicani del CMLL nelle puntate proprio della Ring of Honor e Cesaro prima. Tra l'altro ricordiamo, l'ha vinto stasera nell'opener con il team CMLL contro il team Ring of Honor. E anche Mistico, presentandosi contro Kurt Angle. Kurt Angle che Raw Derby Before Dishonor ha sconfitto AJ Styles, diventando campione mondiale della Ring of Honor, ma ha anche difeso il titolo della Ring of Honor nell'ultimo evento della All Elite Wrestling AEW Full Gear, sconfiggendo Chris Jericho. E eccolo qui l'eroe olimpico Kurt Angle, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atlanta 1996 per lui. Le meraviglie della Play, bloccato questo Kurt Angle quando aveva 30 anni, 35 forse un po' meno, ma eccolo qui che avanza Kurt Angle, carico l'eroe olimpico, vuole difendere il titolo contro LA Knight. Pubblico tutto per LA Knight. Ecco la grafica, il titolo più importante della Ring of Honor nella divisione maschile in palio stasera. Al momento tutti i difesi il titolo della Ring of Honor, quello nordamericano da parte di Ilya Dragunov contro Claudio Stagnoli, Io Sky contro Billy Starks,
his opponent from Pittsburgh, Pennsylvania, weighing in at 237 pounds, the Ring of Honor champion, Kurt Angle. E inizia il match, signori. Kurt Angle contro LA Knight a titolo della Ring of Honor in palio. Molto solido LA Knight, attenzione Kurt Angle qui. Attenzione, lanciato fuori dal ring. Angle. Wow, fantastica manovra di Kurt Angle. Si libera da questa sottomissione LA Knight. Mamma mia. Bella lì. Niente. Ribalta Angle. Boom, lanciato via. Porta le corde LA Knight. Attenzione qui. Ma si riprende Kurt Angle subito. Boh, ha battuto con questa shoulder block, signori. Serie di pugni su LA Knight. Prova lo schienamento qui. 1, 2, no. Dice di no Angle.
attenzione Angle, forse è pronto per un ankle lock, prende la caviglia, eh sì, LA Knight in pericolo qui. Riesce dopo tanta sofferenza a spezzare l'ankle lock di Angle. Testa che va a sbattere contro il paletto. No. Fuori LA Knight. Ribalta Angle. Attenzione LA Knight. Boom. Che superplex. Tipica esecuzione nella maniera di LA Knight. 1, 2. Angle. Attenzione, LA Knight è pronto per una BFT. A segno. Attenzione, qui potremo avere un nuovo campione della Ring of Honor. 1, 2 e Angle. Resiste Kurt Angle. Attenzione, ora sale sulla terza corda LA Knight. E ginocchiata in volo. Prova ancora lo schieramento. 1, 2 e 3. Attenzione qui all'Arena Messico. Finisce il regno di Kurt Angle, inizia quello di LA Knight, che è il nuovo campione massimo della Ring of Honor. Strappa il titolo. Che vittoria per LA Knight. Lui è anche un ex campione WWE degli Stati Uniti e 2 volte campione intercontinentale WWE. Aggiunge anche il titolo della Ring of Honor. Grande vittoria su Kurt Angle. Signore, finisce il suo regno da Ring of Honor Champion. Quindi ragazzi, recap, titoli che sono passati di mano. Titolo femminile della All Elite Wrestling, perso da Maria Jimmy Hater a favore di Julia Hart e Sky Blue. Titolo IWGP dei pesi massimi, perso da Kota Ibushi a favore di Kenny Omega. E titolo appunto ora della Ring of Honor, LA Knight, nuovo campione, sconfitto Angle. Ma ora ragazzi è arrivato il momento del nostro main event di questo CMLL Ring of Honor AEW Fantastica Mania 2026, titolo mondiale dei pesi massimi del CMLL. Eddie Guerrero, il campione, difende dall'assalto di Rey Mysterio in un tradizionale best 2 out of 3 falls. And it's for the classic Lucha Libre World Heavyweight Championship. Titolo più importante del CMLL qui all'Arena Messico, quindi giustamente anche main event. Eddie Guerrero contro Rey Mysterio, nuovo acquisto del CMLL, che è anche lui Rey Mysterio molto girovago, è iniziato in AEW, poi è andato in CMLL, poi è andato in WWE, poi è ritornato insieme a LL. E eccolo qui Rey Mysterio, ex campione di coppia della All Elite Wrestling, ex campione intercontinentale WWE, ex campione degli Stati Uniti WWE. E adesso questo grande incontro tra due miti della lucha libre messicana come Rey Mysterio e Eddie Guerrero, ragazzi. Ovviamente come sempre il titolo mondiale dei pesi massimi per rispettare la tradizione accamatissimo, come vedete, del CMLL. Chiaramente sarà un match 2 out of 3 falls, 2 cadute su 3 per vincere il match. come quelle volte che abbiamo messo il palio il titolo del CMLL abbiamo visto. E eccolo qui, il Latino Hit, il campione dei pesi massimi del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ecco qui, Eddie Guerrero. Ed è proprio lui, ragazzi.
I lie, I cheat, I steal. Tipica catchphrase di Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, che nel nostro universo modo ovviamente gioiello assoluto del CMLL, 2 volte campione dei pesi massimi del Consejo Mondiale di Lucha Libre. L'abbiamo visto ufficialmente la prima volta quando è stata, ma mi sembra nella seconda stagione. Sì, nella seconda stagione. Forse proprio a Fantastica Mania, chissà, non saprei. Forse un pochino prima. Dovrei un attimo andare a vedere nelle varie playlist. Eddie Guerrero, che abbiamo già visto con il titolo in palio, con il titolo alla cintura. Poi ha perso la cintura, se vi ricordate, contro Kazuchika Okada della All Elite Wrestling, un titolo nei pesi massimi del CMLL, che poi è passato a un altro wrestler dell'EW con Usuke Takeshita, e poi è tornato a Eddie Guerrero. Introducing the challenger from San Diego, California, weighing in at 175 pounds, Rey Mysterio! Carichissimo Rey Mysterio. And his opponent from El Paso, Texas, weighing in at 228 pounds, the classic Lucha Libre World Heavyweight Champion, Eddie Guerrero! Pubblico carichissimo veramente per tutti e due i grandi idoli qui insieme a lei. E la ultima in questo main event di CMLL Ring of Honor EW Fantastica Mania 2026, match valido per il titolo dei pesi massimi del Consejo Mondiale di Lucha Libre. Eddie Guerrero il campione contro Rey Mysterio. Best out of 3 falls. Infatti notate chiaramente in basso sopra il conteggio dei danni dei vari wrestler. Siamo a 0, l'indicatore, il punteggio. Può fare in realtà in tutti i modi, però cercherò di evitare il conteggio fuori ovviamente. Quindi diciamo che schieramento è per sottomissione. Sono la Gory Special, prova a sottomettere Rey, però si libera. Colpisce Eddie. Eccolo Eddie Guerrero, la sua classe. Viva la raza Ale One Arm DDT. Detto in modo semplice, uno, solo uno. Eccolo. Non so se sentite le campane, nel caso scusate. Lo sto registrando effettivamente a un orario consono. Infatti è mezzogiorno ora. Boom! Continua a colpire.
1. Azione di Guerrero. Oh, Brainbuster. Frog Splash. Mossa finale di Eddie Guerrero. 1, 2. Rey Mysterio dice no. Ancora 0-0 tra i due. Questo main event di Fantastica Mania. Se ne vola Eddie Guerrero. Mamma mia, che spettacolo. Serie di gomitate. Siamo a 6. Qui mi sa forse devo intervenire perché non voglio finisca per conto fuori. Eh sì. Ah no? No, Eddie si sta rialzando. No, aspetta. Perché questo tanto poi lo conosco come fa. Olè. Ecco, vai, tanto. Rientra Eddie Guerrero. Eddie è pronto per un'altra Frog Splash. Potrebbe valere il primo punto. A segno. 1, 2, 3. 1-0 per Eddie Guerrero. Qui manca ora l'ultimo schieramento sotto missione. Wow, continua. Che prestazione incredibile. Bel match davvero. Prestazione incredibile però di Eddie. Wow, lanciato via. Attenzione, schieramento improvviso direi. 1. Solo 1. Serie di gomitate di Rey Mysterio. Mamma mia, Rey. Prova lo schienamento, attenzione qui. 1, 2. Eddie dice no. Se ne prova, continua a colpire. Respinge Eddie. Attenzione qui. Eddie Guerrero va per i... stava andando per i Tres Amigos, ma Rey Mysterio ha detto no. Face Slam. Attenzione Rey. DDT sanguina Eddie. Prova lo schienamento. Attenzione dopo questa serie di colpi. 1, 2. No, ancora resiste il campione in carica. Boom. Attenzione Rey. Forse vuol fare anche lui la Frog Splash. Proprio così. La stessa mossa finale di Eddie Guerrero. Attenzione. 1, 2. Oh, ancora resiste Eddie. Guardate, se è lui il campione mondiale del Semelello, il motivo c'è. Mexican Destroyer. Mexican Destroyer. 1, 2 e 3. 1-1.
tra Eddie Guerrero e Rey Mysterio. Ti assegno il prossimo schieramento a sottomissione, vincerà l'incontro. Che match, ragazzi, questo main event di Fantastica Mania 2026. Come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, chiaramente. Rich Whip, sì, Rey, ragazzi, colpito. Attenzione, questo è pronto per la El Paso Lock. Esattamente, la El Paso Lock vuol far cedere Rey Mysterio. E cede Rey Mysterio. Eddie Guerrero è ancora una volta campione mondiale dei pesi massimi del CMLL. 2-1, vince l'incontro. Vittoria per Latino Hit Eddie Guerrero, che lascia ancora una volta con la sua cintura alla vita l'Arena Messico. Allora ragazzi, noi abbiamo portato Fantastica Mania, spero vi sia piaciuto, io mi sono divertito a commentarla, abbiamo avuto dei fantastici match. Come sempre ci vediamo a un prossimo appuntamento, o con la nostra Universe Moto oppure con un altro gameplay di qualche altro videogioco. Ci vediamo alla prossima e non vi dimenticatevi che il prossimo evento importante è AEW Dynasty. Un saluto ragazzi.